molti lo chiamano l'iPhone 11 chip oppure giustamente l'iPhone XR di seconda generazione, ma a parer mio questo telefono va ben oltre tutto ciò. Quindi ciao a tutti, io sono Daniela e oggi vi parlerò di lui, dell'iPhone 11. All'interno della sua scatola troviamo cuffie e cavo con ingresso Lightning, istruzioni, adesivi col logo Apple, classiche, e il nostro nuovo migliore amico, il nostro telefono. Eccolo qui, processore A13 Neural Engine di terza generazione. Buon display LCD da 6,1 pollici in cui sparisce il 3D Touch, ma è presente la tecnologia True Tone, la quale bilancia automaticamente il punto di bianco in base alle condizioni di luce esterne, quindi molto pratico. Face ID è diventato ultra veloce e l'angolo più largo della fotocamera consente al nostro dispositivo di avere un campo visivo molto più ampio nel riconoscimento facciale, quindi non necessariamente dobbiamo piazzarci lì davanti a lui, ci può riconoscere anche da qua, ci riconosce. La fotocamera anteriore TrueDepth è da 12 megapixel e oltre a permetterci di realizzare scatti più coinvolgenti, introduce la possibilità di creare slowfi, i selfie in slow motion. La fotocamera principale è da 12 megapixel e presenta la messa a fuoco più veloce di tutti quanti i dispositivi Apple precedenti. La seconda è l'ultra grandangolare, la quale ci permette di realizzare scatti mai realizzati prima. Possiamo creare degli scatti estremamente coinvolgenti, dinamici e dalle prospettive nuove. Ho avuto modo di provare di persona sia iPhone 11 che 11 Pro Max contemporaneamente e posso dirvi che nell'uso quotidiano la differenza data dall'assenza della terza fotocamera è praticamente impercettibile. Devo dire che la differenza si può notare nelle foto notturne. La presenza della terza fotocamera nell'iPhone 11 Pro permette al software di elaborare immagini nettamente migliori. Il modello 11 si presenta in 6 colorazioni diverse, io ho scelto quella bianca in quanto trovo che sia estremamente elegante, semplice e neutrale e io, come potete ben notare, io adoro i colori chiari. Quindi una delle cose che mi ha lasciata particolarmente soddisfatta di questo telefono è la qualità dell'audio. Sono una persona che ha sempre posto una grande attenzione verso la qualità dell'audio di qualsiasi dispositivo o contenuto multimediale. Lo speaker frontale in combo con quello laterale è presente già dagli iPhone 7, ma con questo modello, sono rimasta piacevolmente colpita. L'audio sembra avvolgerti la testa e sembra emulare un effetto surround. Infatti, in questi modelli è stato introdotto il supporto Dolby Atmos. Quindi, grazie a questi due speaker potenti e di qualità ottima, noi possiamo godere di una fruizione estremamente immersiva nella visione dei contenuti audiovisivi. Infine parliamo della batteria. Io personalmente vengo da un iPhone SE a cui ho dovuto persino cambiare la batteria, quindi sicuramente questo passaggio, questo upgrade io l'ho sentito molto di più rispetto a chi ad esempio è passato da un XR a un 11 o da un XS a un 11, insomma da qualsiasi modello più recente a questo. Da quello che ho potuto vedere comunque posso dirvi che è un'ottima batteria, l'autonomia è di almeno una giornata intera, anche una giornata e mezzo, dipende da quanto lo utilizzate. Se lo utilizzate tanto, diciamo che almeno 8 ore di autonomia ve le dà, ma proprio dovete stare lì tutto il tempo con video, YouTube, tutto aperto, che il telefono vi bolle. A proposito di telefono che bolle, ho notato che scalda un po' come telefono, soprattutto qui dietro e quindi anche qui davanti, insomma tutto. Io ho sempre considerato i telefoni, in particolar modo gli iPhone, un po' come anche tutti i prodotti Apple, delle macchine da lavoro. E gli iPhone in particolare sono delle ottime macchine da lavoro e da organizzazione. Magari farò anche un video specifico a riguardo. Viaggio con il solo codice delle mie carte d'imbarco, vado in giro senza magari portarmi il portafogli perché tanto ho le mie carte qui dentro e quindi posso pagare con Apple Pay velocemente. Pago con la faccia. Posso registrare i video per YouTube
con questo telefono. E tutto questo con la praticità di un telefono, qualcosa che sta comodamente in tasca, sotto il nostro naso, accanto a noi e che possiamo usare per lavorare. E io lo uso per questo e per questo l'ho preso, perché è un investimento per me. E per il momento sono molto contenta, mi sto trovando davvero molto bene con questo telefono, è estremamente comodo, pratico. Beh, diciamo che passare da un SE con le forme di un 5S praticamente a questo che è praticamente, cioè, la differenza di dimensione qui è stato un po' difficile all'inizio e ancora adesso delle volte mi scivola un po' dalle mani, ma mi ci sto abituando ancora e mi ci sto trovando molto bene. Quindi iPhone 11 è un telefono giusto, un ottimo competitor proprio degli iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, il telefono più venduto del 2020 e dal punto di forza che risiede proprio nel rapporto qualità-prezzo. Quindi questo era un breve feedback che ho voluto darvi su questo telefono che trovo realmente ottimo e valido. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al mio canale e accendete la campanellina così da restare aggiornati sui prossimi contenuti in arrivo. Io vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima!